Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera e buongiorno qua dalla radio in questo mercoledì 21 febbraio del 2024 che ci porta a essere alla vigilia di Rennes-Milan, ritorno di Europa League e gli spareggi per accedere agli ottavi di finale. Quindi oggi alle 12 allenamento a Milanello, dove seguiremo la squadra allenarsi prima che poi parta per Rennes, e quindi vi ridiamo appuntamento sui nostri social. Oggi un po' a metà tra appunto mercato, futuro, presente, Europa League, un po' di stadio perché dobbiamo dare qualche aggiornamento visto che tante voci sono rincorse nell'ultimo periodo, e poi forse un nostro caro amico che difficilmente ci abbandona purtroppo. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Vedo che sei nostalgico questa mattina, hai messo l'overlay di obbligo di riscatto, ma ti direi che, è Già, anche c'è giusto, ragione. è anche È giusto, giusto. è anche giusto. Già ci si proietta verso l'estate prossima. No, scherzi a parte, è ovvio che con le difficoltà che ci sono, una stagione che rimane aggrappata, ti direi, all'Europa League, come eravamo abituati a fare purtroppo, ti direi un po' di anni fa, già di questi periodi, ma anni fa anche prima, si iniziava a pensare al lavoro da fare in estate e quest'anno qua rischiamo di tornare in questo mood, cioè che già da gennaio, febbraio, tanti anni è accaduto che già da ottobre, novembre, però quest'anno già da adesso, ripeto, c'è l'Europa League da portare avanti e da diciamo in Europa League bisogna arrivare fino in fondo. Però delle idee già sull'estate a livello di cambiamenti, sia per quanto riguarda la panchina e di conseguenza anche sul lavoro da fare in estate in ottica mercato e nuova costruzione, si iniziano a fare. Ecco, ne abbiamo parlato tra l'altro Simo anche questa mattina a Caffè in Radio, quindi al termine di questo video invito tutti quanti ad andare a vedere l'episodio di questa mattina perché eravamo in studio. Non erano vuote le tazzine, per chi ce lo stava chiedendo, cioè le tazzine non sono vuote, non c'era proprio il caffè, perché eravamo a corto di caffè, ma non erano vuote. E poi soprattutto il vero episodio il caffè c'era, quindi non arrabbiatevi e soprattutto mettete like sia in questo video, soprattutto che in quello di stamattina. Allora, visto che c'è l'overlay di obbligo di riscatto, parliamo subito di mercato, dai, facciamo Sì. così. Poi ci lasciamo il resto per dopo. Zirkzee, la carta in più. Questa è Gazzetta dello Sport. Joshua, si può, per lui l'ideale è restare in Italia, il Milan sorride, il 9 olandese piace in Premier, ma vedi di buon occhio restare in A tra Bologna e Bayer, partita aperta e complessa. Allora, io qua sono proprio onesto, non faccio giri di parole Mh. strani con tanti altri, come magari per tanti altri giocatori abbiamo fatto in passato. Il giocatore piace al Milan, tanto, è seguito tantissimo. Se volete la mia, a me piace tantissimo. Se volete la vostra, probabilmente la maggior parte di voi piace tantissimo. A me Ragazzi, anche piace tantissimo. Di qua, a Henry piace tantissimo. Ok, ce lo siamo detti tutti. Tocca pagare. Nel Eh, senso, sì, è un giocatore per il quale devi staccare non un assegno, un assegnone. Quindi, sì. se entriamo nell'ordine di idee di staccare un assegno che quantomeno parte dai 40, perché come scrivevano anche nel pezzo a Gazzetta, ma ti direi qua giustamente, se l'anno scorso Højlund è partito per una certa cifra, perché il Bologna dovrebbe chiederti 40? È E giusto. son matti? No. E allora, se entriamo nell'ordine di idee di dover fare un attaccante, e se vuoi prendere un attaccante dalla Serie A, un attaccante che è già praticamente esploso, o quasi, quantomeno, è praticamente di lì tutti i discorsi vengono rimandati a questi. Abbiamo la possibilità di metterne 40, 50? 50 più Salmacher? Boh, sì? E allora ci Guarda, sto. Ne parlo volentieri. per me serve almeno la famosa mezza piotta, cioè almeno una cinquantina di milioni per questo attaccante qua serviranno.
Ti dirò di più, come sempre il prezzo lo fa il mercato, cioè se ci sono 3, 4, 5 squadre su Zirkzee lo prende chi paga di più, e soprattutto se alcune di queste squadre son di Premier e possono mettere anche 60, 70 probabilmente. Poi sta a lui anche decidere che tipo di carriera fare, perché se vai a fare c'è, Jackson per dire al Chelsea, posto che per me Zirkzee ha una marcia in più, però Chelsea ha preso Jackson l'anno scorso, vai a fare, che ne so, il vice Jackson, è vero, prendi X di ingaggio e vieni pagato tot, però comunque è una scelta di carriera, è vero, vai al Chelsea, un po' diversa, ecco. Idem al Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco, che è l'unica squadra che ha la clausola da 40, cosa fa? Ha appena preso Kane, è una cifra abbastanza importante, dovrà ricostruire perché cambierà allenatore con ogni probabilità anche loro a fine anno. Hanno Tell, che è l'attaccante giovane, no, che hanno comprato dal Rennes da far crescere. Cosa fanno? Si riportano in casa Zirkzee, che hanno mandato più volte in prestito, per farlo giocare, eccetera? Non lo so, dipende anche lui che scelta di carriera vuol fare. Tanti no, anni fa, quanti sono? 3, 4 anni fa, un altro giocatore che stava esplodendo in Serie A ha fatto una scelta, io ti direi più economica che di progetto, e parlo di Vlahovic, e io al 21 febbraio 2024 non riesco a dirti che ha fatto bene Dusan Vlahovic. Poi magari farà un altro step, andrà in una big di Premier, per carità, però è un attaccante che comunque di trofei nel mentre ne ha portati a casa 0, e che insomma, diventa difficile anche per lui adesso fare uno step ulteriore con quell'ingaggio lì che ha. Questo non è per smontare i sogni, cioè, nel senso, l'attaccante costa, ce lo siamo sempre detti. Costa soprattutto se lo prendi dalla Serie A, ancora di più, perché lo sappiamo, costa, c'è tipo una sorta di percentuale in più di costo, e costa se è già sotto i riflettori, se ne parlano tanti e se ci sono altre squadre sotto. Oltretutto c'è una sorta di casa madre che lo osserva e che per 40 lo può riportare a casa, e nel caso invece se lo lascia lì guadagna il 50% sul margine di rivendita, quindi su quello che il Bologna incassa oltre i 40 milioni. E anche il Bologna con questo credo che ci penserà parecchio, quindi, perché dopo i 40 ogni milione in più che guadagna lo deve dividere a metà con Sì. il Monaco. Quindi bisogna entrare nell'ordine di idee che se vuoi Zirkzee spendi. Poi che piaccia, che sia seguito, ma assolutamente sì, ma ci mancherebbe, ragazzi, lo vediamo sotto tutte le domeniche, insomma, le qualità ci sono, poi magari qualcuno di voi non piacerà, come è giusto, insomma, sono gusti, e non ritiene di dover fare un investimento a 40, 50, 60, quelli che saranno per un giocatore così, che magari ancora non ha 10, 15, 20 gol nelle gambe. Io ti dico, alla fine di questa frase, per ora, poi, perché se dovesse anche fare da qui alla fine dell'anno altri 7-8 gol, Sì, lievita il prezzo. vabbè, non ci voglio neanche pensare. Torniamo sulla terra. Sì. Eccoci. Benasser in dubbio per Rennes. Dubbio per Rennes, Benasser non è al meglio a causa di qualche botta ricevuta a Monza. Buone notizie in difesa, Kalulu ha lavorato parzialmente in gruppo, nei prossimi giorni toccherà a Tomori. Ora, oggi andiamo tra l'altro proprio a Milanello, vedremo subito se Isma è in gruppo oppure no nella rifinitura. Vabbè, queste botte che ha ricevuto a Monza, va bene. Mh. Ok. Bah. E va bene, cioè, non possiamo che fidarci, che vi devo dire. La cosa che mi stupisce, Simo, è il Kalulu che sta tornando un po' prima di Tomori, A me perché stupisce l'edema di Calabria invece, però quella è ah, un'altra questione. sì, vabbè, Siamo lasciamo al pe 10° giorno di edema, ma quindi va bene. sorvoliamo, come si suol dire. Sorvolo. Oggi quindi me lo aspetto che si alleni dopo 10 giorni, un edema, insomma. Vabbè. Vabbè, sorvoliamo, no, Kalulu però Dimmi. che ha bruciato forse qualche step per tornare un pelo prima di Tomori, dai, prendiamo questo come segnale incoraggiante, poi sul resto vabbè, okay.
Cosa dobbiamo dire? No, A sorvoliamo febb come giusto. a febbraio del quarto anno così, cosa volete che diciamo? Niente, sorvoliamo, Sorvoliamo. ormai. Voliamo alti. A proposito, chiudiamo un minutino sullo stadio. Sì. Sono rincorse veramente tante voci negli ultimi 3-4 giorni, da telefonate tra Cardinale e Zhang, che vabbè, lasciano un po' il tempo che trova questo tipo di notizia, tra possibilità che l'Inter venga a condividere lo stadio a San Donato, idem, lascia un po' il tempo che trova. Lascia un po' meno il tempo che trova, devo dire, l'ipotesi che il Milan e l'Inter comunque ascoltino il Ristrutturazione. comune di Milano per ristrutturare San Siro, tant'è che domani probabilmente va in scena un incontro in comune per guardarsi negli occhi e dirsi forse finalmente per l'ultima volta cosa si fa da grandi, cioè ascoltiamo per davvero la parola ristrutturazione per quanto riguarda San Siro oppure chiudiamo qui la situazione, arrivederci, baci, è stato bello, noi andiamo a San Donato, allora Rozzano e il comune penserà a cosa vuol fare dello stadio, perché è anche giusto tra un po' mettere una parola fine a questa tarantella. Sì. Speriamo, E il perché cioè, più che resto i altro tecnici di Icon continuano a questa lavorare. continua indecisione, questo piede in 3, 4 scarpe diverse, questi 3, 4 piedi ti direi, perché sono tanti gli attori in questa storia, che tipo l'Inter con Rozzano, però anche lo stadio col Milan, però aspetta che ristrutturiamo San Siro, però vediamo se, cioè lo stesso Milan che va avanti dritto su San Donato, però dice: però sai, ascoltiamo arriviamo a una decisione, cioè poi gli step che serviranno per quella decisione li abbiam raccontati, li sappiamo, servirà del tempo, eccetera, eccetera. Però arriviamo a un punto, cioè è anche il 2024, si parla di nuovo stadio dal 2019, 18, 19, più o meno. Quindi Sì. dai, Diciamo forza. che il Milan va a San Donato, non ci sono grandi alternative. I tecnici di Icon continuano a lavorare, hanno lavorato anche negli ultimi giorni a stretto contatto col comune per definire tutto quanto quello che c'è da sistemare prima che il comune faccia partire il tavolo dell'accordo di programma. Poi è giusto valutare nel caso un piano B, ma una volta valutato chiudere e Mh. dire: "Bene, questo piano B però non è percorribile e finisce qui". Mi sembra anche giusto dedicarsi corpo, anima e energia a un unico progetto e non a troppi. Harry, grazie. Ciao, ciao a tutti, buona giornata, ci ritroviamo presto. Ci ritroviamo a Chiamina alle 11, poi Lunch Talk e via via tutto il resto fino a domani con Ren Milan. Ciao a tutti.